Ciao a tutti, questa è la mia prima Gretsch e ne sono veramente felice, sono contento di avere finalmente provato una Gretsch. Sapete, quelle cose che portano un musicista per vari motivi, varie strane coincidenze, a non provare mai una determinata marca di chitarre o di bassi o di tastiere, non so, dipende da uno cosa suona. Ecco, io non avevo mai suonato una Gretsch e che dire, mi sono trovato molto bene con Gretsch e sono veramente chitarre che meriterebbero molto molto più successo di quello che hanno, non che non siano conosciute, ci mancherebbe altro. Sono anche le Gretsch sono tra le fondatrici del mercato chitarristico assieme a Fender e Gibson, Gretsch e Rickenbacker e poche altre aziende storiche. Gretsch ha una storia e ha delle chitarre nel suo catalogo veramente molto molto degne di nota. Ringrazio prima di tutto Piazzo che mi ha dato l'occasione di prendere questa chitarra in prestito per farvela conoscere e sono veramente contento di averla portata sul canale. L'avete appena sentita con i suoni puliti, suoni molto buoni. Questi sono ovviamente dei Broadtron della Gretsch, sono dei pickup Filtertron che hanno un suono con un output abbastanza elevato e il suono tipico dei Filtertron, molto graffiante volendo, però sui puliti si sono comportati veramente bene e anche sui distorti che andremo a sentire proprio a momenti. Una leggera e veloce carrellata sulle caratteristiche di questa chitarra. Il corpo e il top è in acero, è una semiacustica, ovviamente ha un blocco centrale in mogano. Il manico è in natto, in legno che viene molto usato da Gretsch, manico innato, vedete è verniciato. Il profilo è un soft C, è un profilo che piacerà ai fan Gibson, quelle più datate, diciamo, che ha un manico, una via di mezzo appunto fra un C pieno e uno slim C, è un soft C, così scrivono nelle note. Molto buono comunque, 22 tasti e tasti in nickel posati benissimo, la tastiera è in alloro, una bella tastiera, l'alloro a me piace come sostituto del mogano, mi dà una buona sensazione. Una cosa che mi è piaciuta e che all'inizio mi ha dato un po', sembrava quasi una 24 tasti, è che il manico arriva proprio all'attaccatura quasi del pick up al manico. È molto molto comoda questa cosa, è una chitarra veramente ottima da suonare, manico incollato ovviamente, i pick up suonano molto bene e da non dimenticare un tremolo Bigsby originale, è ottimo, l'ho usato abbastanza anche in questi esempi che ho fatto e la chitarra è sempre accordata. Il capotasto è in osso, le meccaniche sono meccaniche diecast chiuse della Gretsch e che altro dire, ecco le solite i soliti potenziometri Gretsch, c'è un volume generale e due volumi, uno per il manico, uno per il ponte e il tono per tutti e due. Ecco, che altro dire, questa vernice mi piace molto perché parte da un colore, vedete, quasi verdino e a seconda di come viene illuminata arriva persino, ecco, vedete, non so, a un dorato, un gold, molto molto simpatica sta cosa. La chitarra è leggera, vi metto in sovraimpressione il peso e si suona, come ho detto, tranquillamente e sia da in piedi che seduti, veramente in modo tranquillo. Andiamo a sentirla adesso anche con un po' di suoni distorti.
Ecco, tiriamo le conclusioni. Questo modello è un modello che Piazzo ha in conto vendita da un privato. Se per caso vede questo video, sappia che questa è la sua chitarra. È un modello più vecchio di quelli attualmente in commercio. Infatti questo modello in particolare non ha il push-pull, che è fornito invece di serie sui modelli con la stessa sigla 2655T o anche senza T, perché c'è la versione anche senza il Bigsby, e hanno di serie il push pull. Io personalmente non faccio i salti mortali per avere il push pull, perché di suoni se ne possono avere veramente di tutti i tipi, anche considerando che la posizione centrale, avendo due volumi, la si può fare sia più orientata verso i bassi, se si dà più volume al pick up al manico, che verso gli altri, verso gli alti, scusate, dando più volume al pick up al ponte. Una chitarra che veramente mi è piaciuta. Il prezzo di questa chitarra da Piazza, ovviamente essendo usata, è abbastanza basso, e vi consiglio di prenderla perché è veramente buona, ma anche comprandola nuova ha un prezzo adeguato alla qualità di questa chitarra, che è veramente elevata. Con Gretsch spero di avere altre occasioni di portarvene, mi è piaciuta veramente. Ve la consiglio sempre se volete, ovviamente. Io sono qui per darvi sempre nuovi strumenti a dei prezzi che io reputo vantaggiosi. Bene, finiamo qui anche questo video, ci vediamo prestissimo con un'altra recensione di qualcos'altro, una chitarra quasi sicuramente. Ciao!